Oggi vedremo la prima parte della mia strategia, che è quella della creazione della watchlist. La mia routine in realtà inizia in orari leggermente più avanzati, adesso non è nemmeno mezzogiorno, quindi sicuramente questa è una simulazione di creazione di watchlist, ok? Perché attualmente a questi orari ancora non mi esce nello screener, non mi escono i titoli, ok? E soprattutto, vabbè, lo vedremo mano a mano adesso. Intanto vi faccio vedere le prime cose che faccio e prima di tutto mi apro TradingView ovviamente e la CNBC, che però l'ho aperta sul secondo monitor. Ora ve la passo qui, almeno possiamo vederla insieme. Ok, queste sono le prime due cose che apro, quindi TradingView e CNBC. CNBC, tra l'altro, ci tengo a precisare che c'è l'app, quindi potete scaricarla nell'app Apple Store o nel Play Store per i dispositivi Android. E praticamente io adesso la utilizzo sull'iPhone, quindi so che per attivare le notifiche tramite iPhone bisogna aprire l'app, scaricarla, aprire l'app, andare in alto a sinistra dove c'è l'ingranaggio delle impostazioni, cliccare lì e attivare le notifiche. Poi ovviamente potete selezionare e deselezionare solamente quelle che vi interessano. Quindi detto questo, io ho attivato le notifiche tramite l'iPhone, tramite telefono, perché dal sito non so dove si vanno ad attivare. Potete smanettare voi, magari ci riuscite anche da sito, ma l'app è comodissima perché insomma vi arrivano le notifiche precisamente alle 14 di pomeriggio, quindi ogni giorno avete il tempo di prepararvi la watchlist, perché a quell'ora vi arriva la notifica con tutti i titoli che hanno le notizie del giorno, ok? Quindi magari c'è una notizia su Meta e vi dice perché c'è una lista di titoli che durante quella giornata X, fanno dei movimenti e il perché li fanno, ok? Quindi è utile per creare la watchlist per dei trading su azioni. Oppure potete trovarla direttamente qui su Business, date su Business e Finance, poi se avete la modalità per tradurre, vedete, traduzione in corso, qui potete trovare azioni che fanno maggiori movimenti, in inglese Stocks Making the Biggest Moves, in pre-market. Quindi vedete, vi escono i titoli, però mettiamolo originale ora, altrimenti vi traduce anche il nome dell'azienda, vedi Amazon, era Amazon. Detto questo, vi consiglio quindi di attivare le notifiche sul telefono. Anche le 14 è un buon orario per iniziare a fare la watchlist, perché già che avete anche questa notifica qui, diciamo che vi dimezza molto il lavoro. Poi contemporaneamente mi apro lo screener, vedete qui sotto abbiamo lo screener delle azioni. Allora, oggi figurano solo questi 3 titoli, ma è mezzogiorno e quindi c'è ancora tempo, potrebbero uscirne di altri, perché ovviamente in America a quest'ora sono le 6 del mattino, quindi mancano ancora 3 ore e mezza dall'apertura del mercato e quindi diciamo è un po' prestino. Adesso figurano questi titoli qua, Edu.com e HSBC. Praticamente posso cliccare sul titolo che mi interessa. Innanzitutto, come è impostato lo screener. Questo screener qui sopra avete tutti i filtri, potete vederli qui sopra, è settato in base alle impostazioni della strategia di Roberto Barbaro e ho studiato da lui, quindi ho scaricato direttamente i suoi settaggi dello screener, ma ognuno può settarlo in base alla propria strategia, ok? Se voi non volete per forza un gap che sia al minimo del 3,5%, ma vi basta, ma che poi anch'io li guardo sotto il 3,5%, il 3% li aggiungo comunque in watchlist se hanno altri filtri positivi per me. Ad esempio, se ho un buon flottante, dei buoni volumi, un prezzo che è sopra i $15, un bel pattern pre-market, a me che guadagna il 2% anziché il 3,5%, non mi interessa, lo aggiungo comunque in watchlist. Quindi potete mettere i parametri che volete. Ora vi faccio vedere cosa ho creato io. Io mi sono fatta un quadernino, adesso io ve lo disegno qui perché non è che posso farvi vedere. Devo comprare una webcam e lo farò prestissimo. Ho una Moleskine dove mi segno il piano di trading per un determinato giorno. Qui ad esempio oggi ho fatto su ogni pagina una tabella che vado a compilare giorno per giorno. Così è impostata la mia tabella. Quindi ho questo quadernino perché preferisco il quaderno piuttosto che un file
praticamente potrei fare addirittura un file su Excel e tenere tutto online, ma preferisco avere sempre il piano davanti agli occhi per, diciamo, seguirlo più attentamente, evitare sbandamenti. Nella prima colonna abbiamo il ticker. Cos'è il ticker? È il nome del titolo che oggi figura nello screener. Andiamo a completarlo insieme. Facciamo finta che sono le 2, 2 e mezza, quindi lo screener è bello affollato e questi titoli facciamo finta che appaiono anche qui. Magari non appaiono qui, ma vi faccio vedere anche altri modi per magari cercare le notizie. Quindi ho Edu, ok? Vado sullo screener di nuovo, quindi clicco su Edu, quindi mi guardo il pattern carino, c'è un gap up, quindi guadagna esattamente il 3,45%, molto bene, quindi il gap è buono. Abbiamo azioni. Cosa sono azioni? Che cosa ho scritto? Innanzitutto qui scrivo Edu, float scrivo V, perché float cos'è? Il flottante, ovvero le azioni in circolazione, e sullo screener sarebbero queste qui, ok? Azioni, e sono 169 milioni, che è molto buono, non è molto ma non è neanche troppo poco per i miei parametri, per me va bene, quindi ho messo la V, la spunta V, quindi positivo. Poi ho i volumi, ok, i volumi del premercato che sono 62.000 e ovviamente l'orario è quello che è adesso, quindi sono bassi, ma per l'orario diciamo che può anche andare bene. Questi cresceranno oltre i 100-200.000, quindi facciamo finta che sono le 2,5 e segna 200.000, 100.000 e quindi vado su V, anche oltre ovviamente. Poi cosa mi figura qui? News, quindi ha una news Edu? Non lo so. Ok, come faccio a vedere se ha una news? Innanzitutto posso cliccarci sopra, aprire qui, vedere che qui sotto mi dà uno che il 26 ottobre dà la trimestrale, ok? Un giorno al prossimo report degli utili. Questo è molto utile vedere questa cosa qui sotto, senza dover per forza aprire ogni grafico, basta cliccare su ogni titolo e vedere quando danno le trimestrali. Vedete, 8 giorni per T-Com, HSBC 119, manca un giorno, quindi è un pre-earnings, ma vediamo se magari c'è qualche altra news. Quindi mi apro CNBC, se figura qui il titolo ok, magari c'è qui la notizia scritta su CNBC, è molto probabile perché i titoli più importanti comunque vengono segnati, ma anche i meno importanti, quindi molto probabile che trovate qui direttamente la notizia. Se non lo trovo posso scrivere direttamente qui Edu Stocks su Google, ok, vado su notizie e vedo se, ecco, 18 ore fa, 17 ore fa alcune notizie possono esserci, 28 minuti fa ancora più recente, ma questa mi pare una notizia più generica, non so se parla proprio di quel titolo lì, 22 ore fa, insomma ti metti a spulciare qui e magari ti trovi la notizia. Un altro sistema, però questo non possono farlo tutti, a meno che avete Fineco. Io ho l'app di Fineco, praticamente vado su i titoli, apro un titolo ad esempio Amazon, vado su notizie, oppure Edu, cerco direttamente Edu, vado su notizie e comunque lì è ben fornito di notizie, sempre molto aggiornato e anche lì le posso trovare. Quindi facciamo finta che Edu ha una notizia, ok? Ha una notizia e il pattern è molto bello. Mettiamo un'altra V, andiamola a vedere questo pattern. Bello perché c'è un bel gap up e adesso sta facendo un bel range, una bella lateralizzazione, quindi mi piace molto a me questo tipo di pattern, ok? Perché hai spazio, se ti rompe il livello di sotto, ok? Questo livello sotto e hai spazio se ti rompe il massimo di sopra, i bracket test, quindi è uno dei miei pattern preferiti. Non abbiamo qui il pattern drop, però insomma adesso è presto per vedere il pattern, perché come potete vedere mancano ancora molto tempo prima dell'apertura, quindi farà tante cose, magari inizia a fare massimi e minimi decrescenti, quindi quindi potrebbe essere più un pattern di questo tipo ed è comunque per me interessante. Quindi sì, abbiamo 4 punti su 4 positivi e cosa consiste questa tabella? Che a me mi fa capire che quando ho 4 punti positivi su 4 io vado a tradarlo sul time frame a 3 minuti, quindi mi segno 3, ok? Nel caso invece, facciamo finta, adesso dobbiamo analizzare un altro titolo, facciamolo un po' più veloce questo, T-Com, ok? Quindi anche qui T-Com mi piace perché abbiamo un buon flottante, un bel gap, abbiamo
dei buoni volumi, prezzo sopra i $15 e magari anche un bel pattern, no? Andiamolo a vedere. È molto simile a quell'altro, quindi anche qui è da 5 su 5, però facciamo conto che il flottante ok è buono perché ti coma un buon flottante, ma i volumi sono bassi, facciamo finta che i volumi sono bassi, quindi X, oppure molto più, anche perché per dire che ho i volumi bassi, in genere quando sono troppo bassi neanche lo metto in watchlist, quindi facciamo finta che non ha una notizia, ok? Non ha una notizia ma un pattern eccellente, ok? Quindi in questo caso quando ne ho 3 su 4 cosa faccio? Guardo sia la 3, il time frame a 3 minuti che il time frame a 10 minuti, quindi mi segno questo, ma mi sottolineo un po' di più il time frame a 10 minuti perché la notizia per me è importante, ma se fa dei movimenti molto armonici in rottura, ad esempio dei massimi di pre-market o dei minimi di pre-market e con belle candele e bei volumi, in quel caso potrei considerare anche il time frame a 3 minuti, ok? Quindi per questo tengo aperte le porte ad entrambi i time frame. Ma facciamo finta che invece HSBC, era l'altro titolo presente nello screen, ma potrebbe essere anche un altro titolo, magari HSBC non mi piace perché comunque i bancari non mi piacciono per niente, soprattutto questo, mai tradato, e quindi neanche lo metto in watchlist, ma metto, ad esempio, ho trovato un'altra notizia che nello screener non appare perché magari ha un gap del 2%, mentre nello screener mi figurano solo i gap del 3% e oltre, 3,5%, quindi su CNBC trovo che Moderna ha una bella notizia e ha bei volumi, un bel flottante, tutto perfetto, ma il gap è solo del 2%, io comunque la inserisco nella mia watchlist, ok? Al posto di HSBC per esempio. Però in questo caso volevo fare un esempio diverso perché volevo farvi vedere 2x, quindi facciamo finta che al momento ho volumi bassi, o volumi magari facciamo troppo alti, notizia, facciamo che non c'è una notizia e il pattern però è molto bello. Cosa faccio in questo caso? 2 su 4, solamente il time frame a 10 minuti. Ovviamente se ho 3x su 4 non lo metto proprio in watchlist. Altro esempio però, su Edu ad esempio, che ho segnato solo il time frame a 3 minuti, può sembrare svantaggioso, no? Perché dici, ok, che fai? La tradi solamente una volta e solamente sul time frame a 3 minuti? No, ho la possibilità sia sul time frame a 3 che sul time frame a 10. Ad esempio, se mi va a rompere i massimi di pre-market, ok, questa è una candela, fate finta che questa sia una candela, quindi questo è il massimo di pre-market, questa candela lo rompe e chiude fortemente al di sopra, quindi crea un nuovo massimo, valida l'ingresso long, quando va a ritracciare, ok, mi ritraccia sulla media mobile del time frame a 3 minuti, ok, quindi io entro qui, mi va anche a target, poniamo che mi va anche a target, e la chiudo. Poi cosa succede però? Che magari dopo va a ritracciare sul time frame, questa candela va a ritracciare sulla media mobile del time frame a 10 minuti e io posso entrare comunque, ok? Sempre se poi i volumi sono validi, ok? Questo disegnino è veramente orribile, però spero che l'idea sia giusta, sia chiara. E ovviamente sono cose che parleremo nei prossimi video. Intanto in questo video volevo solamente farvi vedere come mi creo la watchlist e nel prossimo video parleremo invece di come analizzo i pattern del pre-market, quali sono i pattern che mi piacciono di più a me. Se non lo avete fatto lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale e namaste.